Martedì 13 gennaio 2026, buongiorno a tutti da Radio Rossonera, ben ritrovati sul nostro canale, sui nostri canali. Con obbligo di riscatto, il calciomercato del Milan, siamo arrivati quasi al giro di boa di questo mercato di riparazione, una volta si chiamava del mese di gennaio. Un saluto caloroso da parte di Enrico Boiani. Questa mattina non c'è il direttore, abbiamo fatto un upgrade estetico importante, ma non solo, anche di competenza, con Beatrice Sarti. Bea, ciao. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno Bea, buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori che avranno già sicuramente messo like, quindi cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Bea, il mercato del Milan ancora fermo, anche se c'è un nome nuovo, magari l'avete già visto in copertina, ne parliamo dopo. Ancora fermo, quello che non è fermo invece è la classifica di Serie A, perché la Juventus cala la manita in casa Mm. contro la Cremonese 5-0, aggancia il treno Champions. Il Milan, Inter e Napoli, è vero, devono recuperare la partita della 16ª di Serie A che arriverà in questi giorni con appunto le partite che verranno recuperate, però la lotta ci sta facendo capire che forse, anche perché le altre squadre si stanno rinforzando, una mano a questa squadra servirebbe, come noi ci ripetiamo, ma proprio i fatti, le partite, il campo ci sta dimostrando che è così. Sì, assolutamente, è una squadra che ha bisogno di una mano, di un aiuto, perché le concorrenti ci sono numerose, perché comunque la Juve c'è, sta risalendo, sta facendo un campionato in questo momento diverso da quello che aveva fatto fino adesso e quindi se le concorrenti aumentano, è vero che comunque col risultato di Inter-Napoli è rimasto più o meno tutto invariato ai piani più alti, perché comunque la distanza tra noi e il Milan e tra noi e l'Inter è rimasta quella, tra noi e il Napoli è rimasta quella, però ad esempio la Roma ci ha preso punti, la Juventus ci ha preso punti, quindi è importante, continuare a vincere, riprendere a vincere per stare lì, non bisogna sottovalutare niente. Ecco, a proposito di sottovalutare, nella copertina avrete già visto novità difensore, il problema è che non ce ne sono ad oggi, nel senso che il mercato del Milan di gennaio sembra molto piatto, o meglio, si lavora per il rinnovo magari di Maignan, e cara grazia che lo si fa, e speriamo che possa arrivare la fumata bianca molto presto. Si inizia a lavorare magari qualcosina per giugno, anche perché comunque se il Milan dovesse qualificarsi in Champions League, qualche colpo, più di qualche, andrà fatto, però ancora per il mercato di gennaio siamo un po' fermi. Per il difensore siamo forse ancora fermi a quella ipotesi, idea di scambio tra Gatti e Loftus-Cheek con la Juventus, che so che è un tema che a tanti tifosi sta, diciamo, facendo riflettere, nel senso che tra chi non vorrebbe mai vedere Gatti con la maglia del Milan, tra chi invece magari è anche stanco delle prestazioni di Loftus-Cheek, ne parleremo anche oggi durante Radio Rossonera Talk alle ore 16. Ti chiedo un pochino la tua, anche perché, beh, ripeto, cioè il Milan ha bisogno di un difensore assolutissimamente, ma al 13 di gennaio, poi ancora mancano più di 2 settimane per carità, ma ancora non ci sono notizie proprio concrete su un possibile difensore. Sono usciti una dozzina di nomi, però ancora forse la cosa un pochino più calda è questa ipotesi di scambio con la Juve. Ma a me dà l'idea che cioè fino ad ora mi sembra, da quello che vediamo anche, no, che se non esce nessuno è difficile, perché comunque, si è parlato tanto nell'ultimo mese della possibile uscita di Nkunku, però ad oggi sembra abbastanza improbabile, a meno che le cose non abbiano un'evoluzione diversa rispetto all'evoluzione che c'è in questo momento, cioè nessuna. Su Loftus, cioè la cosa fa abbastanza sorridere, nel senso che pur sembra quasi, no, pur di, addolcire la pillola Gatti, che molti tifosi del Milan non vorrebbero vedere con la maglia rossonera, capibile,
Poi un giocatore va sempre visto sul campo, tutto quello che volete, però immagino che un tifoso del Milan se gli dici: "Guarda, ma sogni di vedere Gatti in rossonero?" No. Ecco, per indolcire un po' la pillola Gatti, dice: "Però ti liberi di un giocatore che onestamente, se andiamo a contare le prestazioni che ci hanno deluso e le prestazioni che invece ci hanno soddisfatto, il confronto è quello che è". Quindi non lo so, io vi dico sempre la stessa cosa su Loftus. A me non piace, lo sapete, non mi è mai piaciuto neanche l'anno in cui faceva 10 gol. È un giocatore che a livello di prestazioni mi dà poco. Lotta per la maglia con quel numero sulla schiena, tra l'altro veramente pari a poco, però non deve piacere a me. Cioè, siccome Allegri lo usa, è spesso il suo jolly, siamo sicuri che lui ne voglia fare a meno? Cioè io pongo sempre questo quesito, perché comunque non è un giocatore che non vedi, non è un giocatore che non usa, è un giocatore che spesso viene impiegato, anche perché adesso siamo a ranghi completi, quindi non è che l'abbiamo visto in un momento in cui si era fatto male Tizio, Caio, Sempronio. In questo momento sì, c'è qualcuno di acciaccato, però bene o male ci siamo tutti e lui lo utilizza. Quindi, io mi chiedo questo: siamo sicuri che Allegri voglia privarsene? Bisognerebbe capire, Bea, poi se Allegri preferirebbe, è vero che lo utilizza, come dici tu, però sappiamo anche che Gatti è stato uno dei difensori più utilizzati anche con Sì, lui, no? Quindi magari accetterebbe questo scambio. Diteci nei commenti se voi lo fareste, perché è un po' la domanda di oggi. Bea, tu lo faresti? Cioè, questo vorrei capire da te. Personalmente, fossi nei panni o di Allegri o comunque di chi decide le sorti del mercato del Milan, faresti questo scambio? ma ammesso che onestamente con la maglia del Milan non vorrei vedere nessun dei 2, quindi, partiamo già da questo presupposto, perché, io penso che questa squadra abbia un estremo bisogno di alzare il livello dei giocatori, perché anche a Firenze, va bene, una partita che è andata così, ma abbiamo visto una quantità di errori tecnici enorme. Quindi io credo che questa squadra abbia bisogno di giocatori di livello per crescere. Non so rispondere onestamente perché, cioè a parte che onestamente se hai bisogno di un difensore dovresti riuscire a prenderlo, punto, non scambiandolo con un centrocampista, perché già siamo pochi, perché è una squadra veramente risicatissima. Quindi se hai bisogno di un difensore dovresti riuscire a prenderlo a prescindere dallo scambio con un eventuale Loftus-Cheek. No, no, ma capisco, capisco, ci sta. Io guarda, sarei combattuto, però quasi sarei tentato dal farlo, ecco, perché per me abbiamo un estremo bisogno del difensore e soprattutto non Sì. abbiamo bisogno di prestazioni come quella di Loftus-Cheek, come quelle di Loftus-Cheek. Quindi quasi in questo momento di follia, in questo mercato di gennaio, tolto Fulkrug per ora inesistente, quasi ti direi che sarei tentato dal farlo. Così come il Milan sembrerebbe tentato, Bea, per giugno, però, quindi ci portiamo avanti, da Leon Goretzka, che è questo bel ragazzo qui tedesco, classe 95, 6 febbraio compie 31 anni, alto 1,89, nato a Bochum, appunto tedesco. È ormai una sorta di bandiera del Bayern Monaco dopo gli inizi anche allo Schalke. È un ragazzo che qualche anno fa si pensava potesse diventare tra i centrocampisti più forti del mondo, no? D'Europa. Forse per un periodo lo è anche stato, non nel Bayern di 2 o 3 anni fa, 4 anni fa, insomma, quando era un pochino più in rampa di lancio. Poi la sua parabola diciamo che è leggermente calata, è leggermente scesa, anche per via di qualche problemino fisico, niente di tragico, però comunque qualche partita qua e là l'ha saltata e pian piano è finito dietro nelle rotazioni del Bayern Monaco, anche se
il suo valore di mercato è 15 milioni, anche se quest'anno comunque ha già, tra tutte le competizioni, collezionato 24 presenze, ha segnato un gol domenica scorsa, ha segnato l'8-1, l'ottavo gol del Bayern Monaco, che gioca in modalità principiante in Bundesliga quest'anno, 1140 minuti. Comunque quest'anno sta giocando, è ritornato a giocare un pochino di più, Leon Goretzka, che è cercato, per fare una sorta di quadro finale della situazione, è cercato anche dalla Premier League, naturalmente. Anche il Napoli si è un pochino interessato, perché va a scadenza di contratto e quindi è un giocatore È che a un'occasione. zero diventa molto molto interessante in giro per l'Europa. Per chi non lo conoscesse, immagino che tanti di voi lo conosceranno, ragazzi, è un centrocampista molto molto fisico, 1,90, bello piazzato, c'erano dei meme su di lui e sui suoi muscoli anche un po' di anni fa, quindi è comunque bello roccioso, come si suol dire. Qualche anno fa aveva anche un passo importante, cioè era anche abbastanza rapido per la fisicità che aveva, adesso un pochino meno, però comunque un centrocampista Beh, internazionale, esperienza a go-go, eccetera, sì, eccetera. sì, ha un Per giugno, curriculum Bea. importante. Sì, per giugno cosa fai? Prendi o lasci? Vi ricordo che avremo, si spera, speriamo, tocchiamo ferro, tocchiamo tutto quello che dobbiamo toccare. Si spera la Champions League, giocatore con esperienza Champions League, con esperienza anche con la nazionale tedesca, eccetera, eccetera. Io prendo a Sì, zero sì. per giugno, prendo. Poi so che dovremmo risolvere i problemi più diciamo imminenti, attuali e di questa stagione, però Goretzka per giugno eventualmente io personalmente prendo, non Sì, so te. sì. Sì, sì, assolutamente. Guarda, poi l'anno prossimo il centrocampo sarà, ehm, un reparto che comunque probabilmente subirà anche delle modifiche, perché innanzitutto bisognerà capire cosa farà Luka Modric dopo il mondiale, cosa molto importante, perché questa squadra senza Luka Modric ha una faccia, con Luka Modric ne ha un'altra e avrà 1 anno in più, un mondiale, insomma, eccetera, eccetera. Ad oggi per me centrocampisti top level che ha il Milan 2, cioè Luka Modric e Adrien Rabiot, perché Samuele Ricci è un grosso punto interrogativo. Ardo Iasciari ad oggi è un punto interrogativo, poverino, mi dispiace, però non do un giudizio negativo, però ti dico che in questo momento io non ti posso dire l'anno prossimo il centrocampo del Milan avrà in Iasciari un punto fermo. Spero di dirtelo, ma ad oggi non posso dirtelo. Youssouf Fofana che va a fasi alterne, però in un Milan forte non ce lo vedo come titolare inamovibile. Ce lo vedo nella rosa, okay. Ruben Loftus-Cheek chissà, ho dimenticato qualcuno? Non mi pare. No, no, li hai detti tutti e più o Quindi meno è questa la situazione. assolutamente prendo. Volentieri anch'io, questa indiscrezione, notizia è stata insomma lanciata ieri sera da Gianluca Di Marzio e cercheremo di capire magari in futuro se appunto potranno esserci novità da questo punto di vista. A me Però a piacerebbe giugno abbastanza. Cosa? mancano 5 mesi, a giugno mancano 5 mesi, quindi Però giusto, cioè se tu i giocatori a scadenza li vuoi andare a prendere, è giusto muoversi prima, cioè giustissimo. Infatti io no, io intendevo cioè che bisognerebbe far qualcosa anche per questa stagione. ecco, ma infatti io dicevo, perché poi se no ci arrivano messaggi, critiche del fatto che siamo sempre molto critici, no? Approvo a pieno questa mossa, dovesse poi andare in porto, sarebbe una mossa molto intelligente, quella di andare adesso a bloccare Leon Goretzka, 13 gennaio e siamo tutti lì. Quindi anche pensare a qualcosa per questa stagione sarebbe da fare, Sì. Bea, sarebbe da fare. Va bene, siamo arrivati in chiusura con questo obbligo di riscatto. Io vi invito, come sempre, a continuare a supportarci con abbonamenti, like, commenti, iscrizioni. Grazie davvero di cuore, ragazzi, anche perché senza di voi non andiamo avanti e non è una cosa così tanto per dire, ma è esattamente così. Ringrazio Bea che è stata qui con noi. Bea, grazie, ciao. Grazie a voi, a dopo.
Un saluto, un abbraccio, alle 13 Lancia, alle 16 c'è il talk, tanti appuntamenti anche oggi, vi aspettiamo e a presto. Ciao.